I gesti aiutano a farsi capire meglio, e allora perché non gesticoliamo di più? Che qui nessuno si capisce? A parte gli scherzi, non possiamo sottovalutare la grande importanza che ha il ruolo dei gesti nella comprensione del messaggio e delle emozioni. Ti è capitato che un amico straniero ti abbia chiesto perché gli italiani gesticolano? Addirittura pare che abbiamo identificato ben 250 gesti che accompagnano le conversazioni degli italiani. Ti sei chiesto perché si dice sono i piccoli gesti a far la differenza? È un modo di dire, ma evidenzia la grande forza che hanno i gesti. Infatti i gesti sono strettamente legati ai sentimenti e alle emozioni. Come nella vita di tutti i giorni, anche sul palcoscenico è così. Quindi saper usare con maestria i gesti, i movimenti e in più generale il proprio corpo sta alla base di ogni performance. Cos'è il gesto? È un movimento della mano, della testa o di qualsiasi altra parte del corpo con il quale si vuole esprimere qualcosa, un'idea, un sentimento o un'intenzione. Nella danza, nel teatro e nel cinema, anche se in maniera diversa, una storia si racconta anche con i gesti. È così che si manifestano le emozioni, gli stati d'animo e le sensazioni. Grazie alla tecnica del saper parlare con il corpo, il pubblico si sentirà più coinvolto nella storia. Non c'è racconto senza gesti, non ci sono gesti senza emozioni, sono strettamente legati. Ma come si fa a trasmettere il giusto messaggio con un dato gesto? Ci vuole studio e lavoro fisico, sì, su se stessi. Ecco un semplice esercizio che puoi fare tu direttamente anche a casa di fronte allo specchio. Allora, noi partiamo in posizione neutra, poi suggeriamo all'allievo l'emozione che deve esprimere con i gesti, e se la platea comprende facilmente il messaggio, allora non ci sono dubbi. Gesto ed emozione espressi erano chiari. Se per un caso il messaggio non dovesse essere chiaro, allora bisogna riprovare e fare dei piccoli cambiamenti sia nella postura che nel gesto scelto. Pensiamo a quante possibilità abbiamo di esprimere un'intenzione o uno stato d'animo con le mani. Quante espressioni facciali potremmo usare per dire senza parlare cosa proviamo? Quanto dice della nostra condizione psicologica la postura del corpo? Incredibile, vero? Abbiamo infinite possibilità, ma purtroppo per la maggior parte sono tutte dormienti. Cioè, non gli diamo il giusto riguardo, la giusta importanza. Solo quando comprenderemo le emozioni, con l'esperienza diretta, potremo allora veramente capirle e riproporle. Vi abbiamo già parlato dell'importanza che diamo noi al linguaggio del corpo. Qui trovi il video, poi puoi approfondire e trovare alcune risposte fondamentali. Devi sapere che siccome è anche il nostro genere comico che ci ha spinti alla ricerca e allo studio del nostro corpo, non smettiamo mai di dire quanto è importante riprendere il controllo delle proprie attitudini fisiche. Ma bisogna anche saper riconoscere le emozioni per saperle mettere in scena. Quante emozioni può provare un essere umano? Sono tantissime, sono circa 34.000. Ma ci pensi? Beh, nel nostro percorso partiamo dalle principali, da quelle che tutti sappiamo riconoscere. Gioia, tristezza, disgusto, paura, rabbia, sorpresa. Via via che diventiamo più capaci di trasmettere il messaggio giusto, possiamo allora avventurarci a approfondire lo studio. Potremmo analizzare anche le varianti delle emozioni, per esempio felicemente sorpreso, tristemente arrabbiato. Beh, lo so, sono un tantino un po' difficile, ma non è impossibile. Questa ricerca potrebbe servirti nella vita, potrebbe restare a livello tuo personale, per intercettare le tue emozioni, per dare un senso ai tuoi atteggiamenti e gesti. Potrebbe servirti in scena, anche se non sei professionista, potrebbe servirti nelle conversazioni, in un colloquio, oppure se per lavoro devi parlare nelle conferenze. Ora ci siamo resi conto che nella vita sono le emozioni che influenzano le nostre azioni e i nostri gesti. Anche nella scena sono i nostri gesti e le nostre azioni che svelano l'emozione del personaggio. Quindi mettiti al lavoro e se per caso ti serve una mano, siamo qui.
Spero che questo video ti sia piaciuto e che possa servirti. Fammelo sapere nei commenti, ma non dimenticare di iscriverti al canale e, se vuoi, condividere questo video se per te è stato interessante. Ciao, a presto!